Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, edizione De Agostini. Il modello è in scala 1:8, l'uscita è la numero 64. Per chi volesse dare lettura e guardare le immagini, andate a vedere il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per questa ragione. Noi passiamo subito ad andare a vedere il contenuto e qui abbiamo un pezzo veramente grande come vi ho anticipato anche nell'unboxing, che più grande non lo riceveremo ormai in tutta la nostra collezione. È veramente un pezzo bellissimo, andiamo subito a prenderlo. Io parlo molte volte al plurale perché la vita del mio canale dipende solo da voi, per cui ecco, il canale è nostro e non ce n'è utili da dividere, non vi preoccupate, perché qui c'è tanta passione e io faccio altro di lavoro, non è questo il mio lavoro. Allora, innanzitutto appunto sottolineo il ringraziamento a tutti voi miei iscritti, a voi che mi visualizzate ma che non vi siete ancora iscritti. Vi chiedo ragazzi di farlo sempre che ne abbiate il piacere, di attivare la campanella, sarete così avvisati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist del canale dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, per chi volesse farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente, grazie. Allora, questo è un pezzo che io chiaramente chiederò, ne chiederò un altro in sostituzione, ce l'ho fatta, perché manca la vernice qua, e sinceramente io di andarlo a verniciare di nero quando il pezzo l'ho pagato per nuovo, non se ne parla neanche, vedete? Manca la vernice, si vede poco ma manca fino a qua sopra. Fosse stata la parte interna, chi se ne importa, a porta chiusa non si vede, mi avrebbe dato comunque fastidio, ma si poteva accettare o potevo ritoccarlo io, ma qua all'esterno sinceramente no, non ho il colore della stessa tonalità, intensità, non importa perché è nero, ma della stessa tonalità, e non voglio fare lavori fatti male. Voi che mi conoscete e mi seguite sapete come sono fatto. Bene, guardate che pezzo meraviglioso. Qui abbiamo la cromatura, che è un pezzo applicato, eccolo qui. Qui abbiamo le parti verniciate che continuano poi, come il disegno delle portiere, che andremo poi a montare. Qui monteremo nel numero successivo, il 65, la batteria, e qui andremo a mettere il morsetto attaccato. Dovrebbe essere il morsetto, ve lo dico subito, un attimo, il positivo. Andiamo a mettere il positivo, andremo a inserirlo qua e andremo ad avvitarlo dall'interno. Guardate che meraviglia e pensate a quante cose andremo a mettere, e qui a giudicare da tutti i fori che ci sono ci sarà sicuramente il montaggio dell'altoparlante. Sì, eccolo qua. Vedete che abbiamo questa parte semicilindrica. Qui ci sarà la cassa per la riproduzione di tutti i suoni, l'accensione e l'accelerazione. Bellissima. Andiamo a fare adesso una cosa, perché qui non c'è da montare nulla. Prima di fare questo però volevo leggervi, non perché voi non sappiate leggere, ma dal momento che ogni mio video viene sottotitolato in 31 lingue, l'unico modo per far capire a chi non è italiano cosa sto dicendo è quello di leggere. L'ossatura della Citroën 2 cavalli Charleston, la parte superiore della carrozzeria, questa qui, è
è la vera ossatura della Citroën 2 cavalli Charleston. Nel corso delle prossime fasi di montaggio, tutti gli elementi che compongono il modello saranno integrati a questa struttura. Quindi dalle parti meccaniche in primo luogo, il motore, alla finiture interne ed esterne, porte, finestrine e persino il tetto in tela avvolgibile, che rende il modello decapottabile. Saranno assemblati alla carrozzeria dando forma all'esclusiva Citroën 2 cavalli Charleston. Quindi lavoreremo praticamente nei prossimi numeri tutto su queste parti qui. Infatti, come vi ho anticipato prima, andremo già a montare nel numero 65 la batteria. Poi qua ci fa vedere il parabrezza è alloggiato nella parte anteriore della carrozzeria. E beh, ok, fino a qui va bene, questo lo sapevamo. La capote del modello può essere arrotolata proprio come quella dell'auto originale, infatti guardate che meraviglia. Il lunotto va applicato sulla parte posteriore della capote, quindi ecco, nella parte qui poi andremo a mettere il lunotto, mentre la batteria e il sistema di raffreddamento vanno montati sulla paratia anteriore della carrozzeria, qua dove vi ho fatto vedere prima. Questa è la paratia anteriore della carrozzeria. Bene, questo qua ci dice che le porte nel tipico colore bordeaux hanno il finestrino anteriore apribile, quello basculante che vi ho fatto vedere. Bene, adesso prima di salutarci volevo farvi vedere quello che ho montato fino a questo numero 64, andando ad anticipare la posizione. Un attimo che ingrandisco l'immagine, ecco qua, vediamo cosa riesco a fare. Ovviamente faccio un azzardo, bisogna far passare questo qua sotto delicatamente senza rompere nulla, così lo facciamo girare qua, lì c'è un perno dove va a inserirsi, eccolo lì. A questo punto possiamo mettere appoggiato questo così, anche se andrebbe ancora più basso, però mettiamolo così, dai, per adesso. E poi tiriamo su le cinture, una è qui. Siete pronti? Bene, guardate. Guardate che grande che è questo modello. È bellissimo, bellissimo. Guardate, vi basta questo modello su un tavolo sempre coperto da una vetrina, mi raccomando, una teca, e non lasciate il modello esposto, perché veramente ragazzi non si possono vedere queste cose, mi raccomando. Il modello è vostro, ci mancherebbe, però ecco. Vi basta, dicevo, un modello così per arredare la casa, perché è veramente meraviglioso. Non servono tanti pezzi a casa, più ne avete più si perdono, ne basta uno, un po' come quando andate in un negozio e vedete un solo abito in vetrina, vi cattura subito l'attenzione. Se vedete una vetrina con 50 abiti, probabilmente passate senza neanche voltarvi. In sintesi è questo quello che volevo dirvi. Bene, che meraviglia, che meraviglia. Pensate, una volta montata con tutte le parti finite, la capote, che poi sinceramente lì sarà sarà da scegliere se farla vedere aperta, che è sicuramente bellissima, però anche chiusa non è da meno. Lì un dilemma, aperta o chiusa?
chissà. Beh, non guardate che è un po' piegata perché ovviamente è sollevata perché la marmitta non è avvitata, però io sono sempre più contento di questo modello. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, non mancate, adesso vado a preparare l'ultimo video di questa ultima consegna che ho ricevuto, il numero 65, ma guardate anche la mia playlist perché ci sono anche altri modelli di auto come la Lancia Stratos HF numero 10 in scala 1:8 della Hachette, pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga, e poi c'è la Ford Gran Torino di Starsky Hutch sempre in scala 1:8. Oh, chiedo scusa, ho sbagliato perché la Lancia Stratos, e faccio un po' di modelli, un po' a volte mi confondo, capita come questa volta. La Lancia Stratos non è Hachette ma è Centauria, non è Hachette, Centauria. Mentre Hachette è la Ford Gran Torino di Starsky Hutch, bellissima. E questa, come vi ho detto già all'inizio, è della De Agostini, sempre in scala 1:8. Ok, un saluto a voi, rinnovo, e ai vostri cari più cari. Grazie ragazzi del vostro tempo. Ciao!